Quando penso di aver toccato il fondo e di essere arrivato al definitivo film più brutto di sempre, ecco che l'internet subito mi smentisce. Oggi, per quanto sia molto complicato parlare di ciò che ho appena visto, parliamo di 0009 The Sharks Make Contact. Ho notato solo dopo aver visto 2 ore e 13 minuti di film che sullo stesso canale YouTube dove l'ho guardato, canale dello stesso ideatore, si può trovare anche 0000 A Shark Odyssey, di cui questo film è sequel, per cui ammetto di aver visto il sequel senza aver visto il primo film, ma francamente non credo proprio che sia questo il punto. Sto ancora cercando di capire se si tratta di un troll, se ci sia del genio inconsapevole o del trash consapevole, e in generale se l'autore sia serio e convinto. Nel qual caso la domanda successiva sarebbe quali problemi lo affliggano. Di sicuro siamo di fronte a un delirio di onnipotenza piuttosto evidente, dato che ad esempio i titoli di testa, che riportano unicamente il suo nome in caratteri cubitali per tutti i ruoli possibili e immaginabili, durano circa 4 minuti e sono ripetuti esattamente identici alla fine, come per ribadire il concetto. Come se non bastasse, ha dato il suo nome alla divinità del mondo assurdo ritratto in questo film. Ed è soprattutto nelle scene riguardanti la divinità che mi viene il dubbio sulla natura stessa di questo film, dal momento che c'è un parallelismo abbastanza palese tra divinità creatrice e creatore del film, con tanto di rottura della quarta parete. Al di là di questo, tutto il resto fa schifo. Lo so che potrebbe essere una parola forte, ma sinceramente non riesco a pensare a niente di diverso. Non c'è una vera e propria trama, se non una sequenza di episodi deliranti che principalmente ruotano intorno al fatto che uno dei personaggi ha prestato un bicchiere di pesto a un altro che non gliel'ha mai più ridato, e quando il primo scopre che il secondo ha mangiato il pesto, tra l'altro a cucchiaiate come se fosse depresso e mangiasse la Nutella, ma non solo, addirittura ha buttato il bicchiere, da completamente di matto, e gli bombarda la casa. Ho dimenticato di dire che i personaggi sono squali. E qui si apre l'argomento animazione, perché sì, diciamo che questo è un film d'animazione, ma di fatto si tratta per la maggior parte di immagini statiche, o quasi, create male o con Photoshop, o forse addirittura con Paint. Mentre i personaggi non capisco, sembrano di plastilina, ma credo che siano modelli in 3D. E se non me l'avessero detto, non avrei mai capito che si trattasse di squali. Passiamo all'altro problema, perché questo film è anche un musical. La maggior parte delle canzoni sono cantate dalla divinità, praticamente è l'unico modo in cui essa si esprime. Quindi le sedicenti canzoni originali del film principalmente descrivono i deliri di onnipotenza di cui sopra. E di nuovo in questo caso ho il dubbio che il film sia tutto un troll, perché di base la divinità odia gli squali che ha creato e li considera delle nullità, ma loro comunque lo venerano. E se non è un troll è addirittura della denuncia religiosa. La colonna sonora va da musica classica, perdonano Mozart perché non sa quello che fa. Avete presente quando voi state studiando al pianoforte quegli esercizi un po' noiosi che dopo un po' non sapete neanche perché lo state facendo, e arriva il vostro fratellino piccolo che comincia a picchiare sui tasti e lui si diverte come un matto perché le cose che suonano non sono divertenti e la vostra voglia di vivere scivola via inesorabile? Ecco, più o meno il livello è quello, ma peggio. Possiamo dire che la parola chiave di questo film sia delirio, in tutte le sue più improbabili sfaccettature, ma soprattutto è tutto incredibilmente disturbante a livello sensoriale. È verosimile che dopo questo film gli occhi e le orecchie vi sanguineranno copiosamente, e se avete problemi di epilessia o simili probabilmente vi succederà anche di peggio. E io penso seriamente di essere diventato scemo, perché più e più volte ho avuto la sensazione che i neuroni mi colassero dal cervello. Io non oso affermare che questo sia il più brutto film di sempre, ma a questo punto internet, sorprendimi come tu sai fare. Continuate a seguirmi qui e agli altri link che trovate nell'info box. Vi annuncio che ora potete trovarmi anche su Threads. Vi lascio il link al mio profilo insieme agli altri. Dal mondo del delirio al pesto per il momento è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima recensione. Ciao!